Amici e amiche, benvenuti, ben ritrovati di nuovo nell'orto. Oggi in questo episodio parliamo di erbe spontanee, le erbe spontanee che si trovano attorno a noi, attorno al nostro orto. Ne sono una moltitudine, tutte diverse, ognuno con la propria particolarità. Quindi oggi affrontiamo proprio questo argomento, parliamo dei 5 modi di come poter sfruttare le erbe spontanee che ci circondano, che abbiamo attorno ai nostri orti, attorno alle nostre coltivazioni. Spesso demonizzate dagli agricoltori e combattute con pesticidi e disserbanti chimici che vanno a danneggiare il nostro suolo, perché loro competono con le colture per l'assorbimento di luce, acqua e nutrienti che riescono a ricavare dal terreno. Tuttavia, le piante spontanee possono anche arricchire il nostro terreno e sono dei bioindicatori, i migliori bioindicatori che possiamo avere in natura. Guardando loro possiamo capire davvero tante cose del nostro terreno. Infatti, il primo modo per utilizzare le erbe spontanee che abbiamo attorno a noi è proprio quello di osservarle e capire che tipo di suolo abbiamo e come possiamo intervenire per migliorarne la salute. Guardate, questa è una pianta di borragine. Se io vado ad estirparla, solo osservando le radici di questa pianta posso capire che, essendo le radici in blocco, vuol dire che è un terreno molto duro, un terreno argilloso che non ha permesso alla pianta di sviluppare le proprie radici in ogni direzione. Infatti, guardate, è molto duro e molto argilloso. Questa poi andrà nel compost. Guardate, invece, spostandoci in questa zona al di sotto dei letti, dove la terra è abbastanza diversa e molto più soffice, troviamo molte di queste che sono pastinaca selvatica, che fa dei fittoni. Guardate, ho preso questa piccola, fa delle radici molto profonde. Vediamo se riesco ad estrarre, magari qui è più soffice. Eccola qui. Quando troviamo piante che hanno delle radici così in profondità, che vanno in profondità, vuol dire che il terreno, a differenza di quello di prima, è molto più soffice, molto più firabile. Quindi solo osservando le piante, le erbe spontanee che ci circondano, che si trovano nel nostro terreno, possiamo capire le varie consistenze del suolo, la sua mineralità e a volte anche la sua umidità, solo osservando le radici e guardando che tipologia di piante crescono in determinate zone del nostro terreno. Il secondo modo per sfruttare le nostre piante spontanee, le nostre erbe spontanee che nascono attorno alla nostra coltivazione, attorno al nostro orto, sono quelle di utilizzarle all'interno del compost. Queste sono un'importante fonte di azoto all'interno del nostro compost. In più, tutti i minerali che sono contenuti qui dentro, degradandosi, andranno a finire nel nostro compost, nel nostro cumulo, e avremo un ottimo risultato finale. E una tra le piante particolarmente adatte da essere utilizzate all'interno del nostro compost è l'ortica. L'ortica, se avete la possibilità di raccoglierla, mi raccomando con un guanto, è particolarmente adatta da inserire nei nostri cumuli, perché fungerà da attivatore, quindi da inoculo, da un ottimo inoculo che farà velocizzare il processo di compostaggio. Altra già si trova trinciata con il tagliaerba all'interno del mio compost. Ne raccolgo un po' in un secchio, aggiungo dell'acqua, circa una metà, ok, bene, dopodiché inizio a pestare l'ortica e acqua in modo da far uscire il succo dell'ortica, e questo mi servirà per dare idratazione, per dare acqua al mio cumulo, al mio compost, e sarà un ottimo attivatore. Perché la schiaccio? Perché così verrà velocizzato il processo, perché i microrganismi, più è piccola la materia organica che devono digerire, più sarà veloce. Per questo sarà un ottimo attivatore. Bene, ho fatto un bel pestato di ortica, guardate l'acqua di che colore è, un bel verde scuro. Questo ora andrà nel mio cumulo in questo modo. Ecco qui. Questo velocizzerà il processo di decomposizione della materia organica e velocizzerà quindi i tempi di compostaggio. Se non l'avete visto il video, ragazzi, ho fatto un compost in soli 21 giorni, magari ve lo metto qui su, andatelo a vedere. Lo sistemo un attimo. Ok, ora qui potrò continuare ad aggiungere roba. Il terzo modo, ed è anche quello che preferisco, è quello di raccogliere le erbe spontanee per mangiarle. Si può raccogliere del tarassaco, della cicoria come questa, guardate che bella, della borragine, delle foglie di borragine, in questo modo. Se non conosciamo le erbe, mi raccomando, facciamo attenzione a raccoglierle e magari affidiamoci a qualcuno che le conosce in modo da poterci insegnare. Quindi prestiamo sempre attenzione, raccogliamo solo ciò che conosciamo e con parsimonia. Ed anche lei, amici, lei
l'ortica che abbiamo utilizzato nel nostro compost, anche lei è ottima da mangiare, è ottima ad esempio per preparare dei ravioli ripieni con appunto ricotta e ortica. Si può utilizzare anche lei nelle zuppe, è un'ottima fonte come le altre piante di sali minerali e nutrienti che possiamo assumere grazie alle nostre erbe spontanee. Come abbiamo visto, le erbe spontanee rivestono un ruolo fondamentale per capire il nostro suolo e anche per la nostra alimentazione. Andando a scomodare un metodo di agricoltura naturale, ovvero lo Jadam, già ve ne ho parlato in un video precedente, se non l'avete visto andatelo a recuperare sul canale, dove vi ho mostrato come preparare un fertilizzante per il suolo super naturale a costo zero. Perché è proprio dalla base della filosofia dello Jadam, ovvero quello di prepararci tutti i nostri prodotti che abbiamo bisogno nell'orto, che abbiamo bisogno per le nostre colture, a costo zero. Quindi ora vi mostro come preparare un fertilizzante, questa volta non per il suolo ma per le nostre piante, partendo proprio dalle erbe spontanee, partendo principalmente dall'ortica. Questo si può fare con tutte le erbe che hanno un importante carico di minerali, come la consolida ad esempio, ma io ho a disposizione l'ortica e quindi utilizzo l'ortica. In più ho mischiato anche delle foglie di cavolo che avevo tolto dai miei cavoli giù nell'orto, e tutto questo ora andrò a triturarlo e a mischiarlo con l'acqua per farci un fermentato. Oltre a questo poi aggiungerò microorganismi indigeni che si trovano dove? Che si trovano in un terriccio proveniente dal mio sottobosco, dal sottobosco che ho a fianco casa. Voi potete recuperarlo magari se non avete un bosco nelle vicinanze, magari sotto le aiuole, sotto le vostre piante, oppure in un parco, oppure in un bosco, ma che sia comunque vicino alla vostra zona, vicino alla vostra coltivazione, perché lì troveremo tutti i microorganismi indigeni, appunto perché abituati a vivere a quel tipo di latitudine, a quel tipo di clima e abituati a sopravvivere a quel tipo di condizioni atmosferiche e climatiche. Quindi ora vado a sminuzzare per bene tutto questo, cercherò di renderlo il più piccolo possibile, lo sminuzzo così. Mi raccomando, se utilizzate l'ortica sempre il guanto, altrimenti passerete il resto della giornata con una brutta irritazione alla mano. Questo preparato viene chiamato dal metodo Jadam JLF, ovvero Jadam Liquid Fertilizer, quindi un fertilizzante liquido pronto all'uso da poter utilizzare diluito poi con l'acqua, che è sempre dell'acqua non clorata, per le nostre piante. Si può preparare oltre che con l'ortica, oltre con le erbe spontanee, anche con le piante, perché questo metodo che cosa dice? Che il miglior fertilizzante per le piante sono le piante stesse, ovvero se io ho dei cavoli e devo dare del fertilizzante a dei cavoli, posso utilizzare appunto delle foglie di cavolo per preparare questo macerato, per preparare questo tipo di fertilizzante. Se per esempio d'estate ho dei pomodori, quando vado a togliere i ricacci dei pomodori posso utilizzare per esempio quelle foglie per preparare questo fertilizzante, e questo si può fare diciamo con tutte le piante che metto nell'orto. Un fertilizzante liquido pieno di minerali e sostanze nutritive pronte all'uso per le nostre piante, che riusciranno a prendere e assorbire in modo facile e senza spreco di energie. Ecco, bene, guardate, non ne servirà molto. Io ho tritato tutta la mia ortica e qualche foglia di cavolo, ora la vado a mettere in un secchio. Questo ha il rubinetto, quindi potrò utilizzare il rubinetto per prendere il mio fertilizzante liquido. Vado a versare questo composto qui dentro. Ora aggiungo il mio terriccio, dopodiché devo aggiungere dell'acqua. Mi raccomando, sempre acqua non clorata, perché il cloro potrebbe uccidere parte dei microrganismi e rallentare il tutto. Quindi sempre acqua non clorata. Se non avete a disposizione acqua piovana, come ce l'ho io, o acqua di pozzo, lasciate l'acqua del rubinetto in un secchio per circa 48 ore, in modo che il cloro evapori naturalmente. Aggiungo circa 20 litri d'acqua, 200 grammi di terriccio e circa 300-400 grammi di ortica, di foglie, e copro con un coperchio. Questo deve stare bello chiuso. Questo dopo una settimana può già essere utilizzato. Diamogli tempo di rilasciare tutti i nutrienti all'interno del liquido, all'interno dell'acqua. Allora vi faccio vedere dopo una settimana il fertilizzante liquido com'è. Allora, eccolo qui, guardate, tutte le foglie e il terriccio bene o male è venuto a galla. Ora qui più passeranno i giorni, qui si creerà anche della muffa, però tutto sarà a galla e quindi noi tramite il rubinetto riusciremo a prendere solo il liquido. Se così non fosse, ovvero la sostanza organica non viene a galla, possiamo dargli ogni tanto una mescolata. Pian piano che il liquido scende, che utilizziamo il nostro fertilizzante, possiamo andare a rimpiazzare con dell'acqua sempre non clorata e altro materiale organico, ovvero altre foglie e altro terriccio. Più questo fertilizzante sarà vecchio, quindi più passeranno i mesi e più efficace sarà per le nostre colture. Io lo diluisco 1 a 100.
Un altro modo per utilizzare le nostre erbe spontanee sono con i fermentati. Quindi prepariamo l'FPJ, ovvero il succo di pianta fermentato. Lo facciamo sempre con le erbe spontanee, ma questa volta prendiamo le erbe quelle più piccole e più vitali, quelle più forti, quando sono ancora piccole. La differenza con l'altro è che questo fertilizzante serve a nutrire le nostre piante, le piante che mettiamo nell'orto, soprattutto per farle crescere, per farle sviluppare, quindi nei primi mesi di vita, e in più daranno alle nostre piante una resistenza alle malattie. Quindi va dato quando le nostre piantine sono ancora piccole, mentre l'altro può essere dato in qualsiasi fase di crescita, ma soprattutto nella fruttificazione delle nostre piante. Quindi raccolgo sempre delle erbe spontanee, lo faccio con sempre l'ortica, prendo i germogli più piccoli, in più aggiungo anche della borragine, sempre delle piante, delle foglie piccole, in cui la pianta è piccola. La borragine è anche ricca di nutrienti come l'ortica e come la consolida. Bene, dopo averne raccolte un bel po', vado a tritarla con un coltello, la trito e la rimetto in un altro contenitore. Voi mettetevi su un tagliere, vi risulterà più comodo. Ok, dopodiché dobbiamo aggiungere dello zucchero grezzo, oppure andrà bene anche la melassa. Io utilizzo dello zucchero 100% di canna integrale, ne utilizzo circa 300 grammi per la stessa quantità più o meno di erbe spontanee. Nel frattempo mischio e trituro. Bene, guardate lo zucchero come già sta estraendo tutti i succhi dalle nostre piante. Il metodo Jadam consiglia di raccogliere le piante di mattina presto, quando c'è ancora la rugiada sopra e quando all'interno ancora le piante hanno tutto il loro liquido. Perfetto, ora andiamo a metterlo nel barattolo, lo pressiamo leggermente, ma non troppo. Guardate che spettacolo. Ok, da riempire 3/4 di barattolo. Ho cambiato barattolo perché quello era troppo grande. Dopodiché puliamo il bordo del barattolo con un panno imbevuto nell'aceto e poi con un altro panno sempre di cotone andiamo a chiuderlo in questo modo. Mettiamo un elastico. Bene, questo è il nostro FPJ. Dopo 4-5 giorni andiamo a pressarlo ad estrarre tutto il liquido. Questo liquido può essere conservato anche per diversi mesi e può essere diluito con un'acqua sempre non clorata con il rapporto 1:1000. Io utilizzo sempre il solito metodo, un cucchiaio per 10 litri d'acqua. Vi ricordo, questo sarà uno stimolante per la crescita, in più darà quei nutrienti necessari alle nostre piante per superare le malattie che potrebbero colpire le nostre piantine. Dopo una settimana, guardate, anche qui inizierà a cacciare tutto questo liquido nero. Questo ora possiamo strizzarlo e filtrarlo, e tutto questo liquido nero, tutto questo succo di pianta fermentato, possiamo conservarlo per diversi mesi. Se nel caso qui su inizierete a notare della muffa, possiamo aggiungere altro zucchero di canna grezzo, però io non ne vedo, quindi vuol dire che la quantità di zucchero utilizzata va più che bene. Bene, tiriamo le conclusioni. Perché? Perché fare tutto questo? Perché prepararci tutti questi tipi di fertilizzanti? Non basterebbe l'humus di lombrico? Non basterebbe il compost? No ragazzi, perché più input diamo al nostro suolo, più le nostre piante avranno a disposizione dei microrganismi diversificati, dei microrganismi pronti, facilmente assorbibili dalle nostre piante, e che poi ci ritroveremo all'interno dei nostri ortaggi, all'interno dei nostri prodotti. Non è importante far crescere le verdure, potrebbero crescere in qualsiasi condizione, dandogli dei fertilizzanti chimici, dandogli degli ormoni, ma la cosa importante è quei microrganismi che assorbono le nostre piante e che poi li trasferiscono ai nostri frutti. Beh, mangiandoli li trasferiscono anche al nostro corpo e fanno bene anche al nostro corpo. Perché l'alimentazione migliore è una dieta diversificata? Beh, allo stesso modo le nostre piante, più hanno dei microrganismi diversificati, più hanno diversi input da quali attingere il loro nutrimento, più le nostre piante cresceranno sane, forti, riusciranno a combattere le malattie da sole senza l'utilizzo di nessun prodotto, e in più i loro prodotti saranno genuini, saranno sani, pieni di quei microrganismi che poi fanno bene anche a noi quando li mangiamo.
Bene amici, questi erano i miei 5 modi per utilizzare le erbe spontanee, spero vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se così fosse lasciate un mi piace qua sotto, lasciatemi un commento, scrivetemi che cosa ne pensate. Io ringrazio chi è arrivato fin qui a vedere il video, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, per voi è gratis ma per me fa una grandissima differenza e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao agliù!